farò strada tra 100 miliardi di stelle, la mia anima le attraverserà e su una di esse vivrà eterna. Come avrete capito dalle note che ho appena suonato, il mio ricordo di Franco e mio padre è legato all'era del cinghiale bianco, o meglio al viaggio che fecero in Turchia per pubblicizzare l'uscita del disco. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Era per entrambi il loro primo viaggio in Oriente. Al loro rientro raccontarono di essere rimasti molto colpiti dall'atmosfera di religiosità che pervadeva la moschea di Konya, dove risiede la confraternita dei dervisci danzanti. Al ritorno mi portarono 2 regali: le scarpette nere in pelle dei dervisci e il libro Poema Celeste, che sono delle poesie mistiche bellissime che invito tutti a leggere, che io divorai essendo a mia volta rientrato da un viaggio in Oriente, in India, come era molto consuetudine per i ragazzi della mia età di fare a quell'epoca. Tra i ricordi che ho di Franco, il più divertente è quando veniva a casa di mio padre, suonava il citofono e mi capitava di rispondergli, e lui dopo il mio pronto diceva: sarò franchissimo. Ero solo come un ombrello su una macchina da cucire, dalle pendici dei Monti Blei. Ricordare Franco Battiato, innanzitutto ne voglio parlare al presente, ricordando tante serate insieme, tante discussioni, tanti confronti, e mi chiamava Umbertiade. Umbertiade, vieni, andiamo a fare, e facevamo delle cose insieme. E siccome stiamo ricordando, probabilmente state anche ascoltando delle canzoni di Franco, io vorrei semplicemente farvi riflettere su un paio di versi. Avete presente Cucurù Cucù, no? L'ira funesta dei profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran. È il 1981. Parlava di questi profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran, e stiamo vivendo questa situazione 40 anni dopo. Ce n'è un'altra ancora, Zai Saman. Vuoto di senso crolla l'Occidente, soffocherà per ingordigia assurda sete di potere, e dall'Oriente orde di fanatici. E il nostro Occidente, che è crollato vuoto di sensi, sembra di vivere oggi, siamo nell'88. E quindi il mio saluto a voi, che lo state ricordando, da parte di Umberto Broccoli, che però preferisco firmarmi come mi chiamava lui, Umbertiade. Seguimmo certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea, seguimmo certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea. Ho conosciuto Franco dopo che mi aveva scelta per il film di Musicante, e quindi sono andata a Milano per leggere il copione. All'ascensore lui mi ha aperto la porta, mi ha abbracciata e mi ha chiesto di che segno ero. Io gli ho detto del cancro. E tu? E lui mi ha detto ero dell'Ariete. Non sono più un Ariete adesso. Ho riso. Mi saluta con una composizione di poche battute, scritta apposta per me. E trionfano gli zoti con i bastardi. Un giorno, anni dopo, era il mio compleanno ed ero a Marsala con mia mamma. Vedo una locandina dove c'è Franco che fa un concerto a Marsala proprio quel giorno. Quindi lo chiamo: Franco, sono a Marsala, e lui mi invita al concerto. Quindi eravamo in prima fila io e mia mamma, emozionate, e lui a un certo punto fa una dedica ad una persona importante e speciale nella sua vita, dicendo che era il suo compleanno. Non gliel'avevo mai più ridetto quando era, se lo ricordava. Ho pianto dall'emozione.
Mi chiama per dirmi: che cosa fai domani? Io vorrei girare un videoclip. Ti va di farlo con me? Certo che mi va, Franco. Va bene, allora dove lo vuoi girare? A Roma, a Milano o a Catania? Oh, io sono a Roma. Perfetto, allora ci vediamo domani a Roma. La canzone era I giorni della monotonia. Gli chiedo cosa devo fare. Fai tu, mi fido di te. Le ho detto le mie idee, lui mi ha detto: non ti preoccupare, mi fido, fai quello che vuoi. Ha sempre detto che le persone di cui si circondava erano persone di cui si fidava. Abbiamo girato questo videoclip. Franco diceva: quanto ci vuole a montarlo? Poi loro sono partiti di corsa. Il motivo era perché il videoclip è stato montato in macchina e sarebbe stato presentato la sera stessa a Sanremo. Stavi giù, distesa sopra il letto, e ti lasciavi andare come alla deriva. Passavamo così attraverso impervi e vie i giorni della monotonia. La sua meraviglia e la sua incredibile follia da bambino, che si meraviglia ma soprattutto che crea senza paura, era la cosa che mi sconvolgeva di più. E poi il ricordo più bello che ho sono quegli abbracci stretti, giganti, che ti riempivano il cuore. Ciao Franco, ci manchi. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang? Desidero inviare il mio saluto a tutti gli amici e a tutti voi che siete riuniti in questa bellissima iniziativa per ricordare e per celebrare il nostro caro Franco. Lo faccio da Assisi, la città che ha segnato l'inizio del mio rapporto con Franco, e lo faccio quasi al termine di un'estate nella quale ho portato in giro per l'Italia la sua musica e nella quale, vi posso assicurare, abbiamo sentito continuamente la sua presenza che va al di là della semplice commozione e del ricordo. È qualcosa a cui ci aveva già abituati su questa terra, ha lanciato dei semi, li ha lasciati in modo che possano germogliare, portare i loro frutti per sempre, aiutandoci a cercare nel suo ricordo anche la nostra strada. È stato molto bello, finisce tra d'estate. È stato molto bello, si prolungano le ore oltre la sera. Perché tutto si dice e perché tutto si fa, senza sapere il perché, senza sapere come. Perché a tutto si crede e perché a nulla si crede mai. Barcolliamo tra falsi miti e uomini in malafede. James, tell me what you want to say with your book. Sono tantissimi gli aneddoti che mi legano a Franco. Il primo è legato alla telefonata che ricevetti dopo aver arrangiato il brano di Tchaikovsky, con il quale partecipammo al suo ultimo film Niente come sembra. Fu una telefonata inconcepibilmente breve. Ci disse: assunte. It was in the early spring, the grass was barely showing, the stream was flowing dear mine, the trees were turning green. Anni veramente splendidi dove chiaramente, a parte l'immensità dell'artista, c'è stato la fortuna di conoscere il lato umano di Franco quando venne a trovarci a casa a Londra. Tra un video e un altro ci fece conoscere un giovanissimo Checco Zalone che imitava Carmen Consoli, e io giuro non ho mai sentito Franco ridere così tanto, ma di una risata così contagiosa che è nel cuore, ed è stato uno dei momenti quasi mistici nel vederlo così divertito. Ci tengo a raccontare questo aneddoto. Io
Io venni derubata in una stazione tra un concerto e l'altro, persi praticamente buona parte del cachet delle ultime serate e lui venne da me, mi disse: se non accetti questi soldi giuro che ti licenzio. Senza parole, è un piccolo ricordo di una persona che ha toccato il cuore e profondamente l'anima e la sensibilità. Ciao a tutti, purtroppo motivi di natura professionale non mi consentono di poter essere con voi questa sera. Ad ogni modo sarete in compagnia di una presenza che è sicuramente migliore della mia e che è lo spirito di Franco, il quale, ricordiamoci, non è morto, è semplicemente trasmigrato in una dimensione totalmente altra che la nostra piccola umanità e la nostra povera razionalità non sono assolutamente in grado di comprendere. Vi auguro una magnifica serata e spero che il destino ci faccia incontrare. Mi inchino all'amore in te e nel silenzio in te. Ho conosciuto Franco quando avevo 16 anni, è stato una specie di fratello maggiore, ha segnato molto della strada che poi ho percorso nel mio ricercare musicale umano. Per me è sempre vivo, come dice Yuri. Me lo presentò Yuri nel 1974. Fu un incontro veramente magico, bellissimo. Andavo a casa sua, a una stanza con un pianoforte bianco, dei manifesti al muro, un organo farfisa smontato e con qualsiasi oggetto si poteva fare musica. Era una libertà infinita. Ha sempre preso le cose per il momento in cui erano. È sempre stato un uomo che ha cercato fino alla fine della sua vita. È una cosa meravigliosa che tutti dovremmo non dimenticare mai. Non arriviamo mai da nessuna parte se non cerchiamo, e cercare è bellissimo perché è la base dell'arte. Franco ha rappresentato molto per me, la misura, l'intelligenza, la sensibilità. Io sono molto grato a Franco Battiato per tutto quello che mi ha donato. Grazie Franco, sei sempre nel mio cuore. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Nel 2014 ho pubblicato il disco In Sete Altere, musiche di Franco Battiato riviste da me al pianoforte. Franco conosceva già i brani, lo aveva seguito, ma prima di fare il mastering definitivo gli inviai proprio un CD con i pezzi tutti in ordine in modo che potesse ascoltare il lavoro completo. Mi chiamò e mi disse: ho riascoltato Centro di Cavità Permanente e Meccanica, e io lì ebbi un dubbio, forse non gli piacciono più. Invece mi disse: c'è molto di tuo, quindi mi sembra giusto che ci vediamo un giorno e rifirmiamo insieme i bollettini per la SIAE. Chiaramente cambieremo il titolo, uno si chiamerà Meccanica 2 e l'altro The Instrumental Centro di Cavità Permanente. Io gli dissi: caro Franco, è come se Keith Richards dei Rolling Stones mi avesse chiesto: rifilmiamo insieme Satisfaction? Lui si divertì molto. Siamo partiti. E siamo arrivati alla nostra seconda puntata. Ma Franco, siamo all'ultima. Ma stai scherzando? No. Il mio ricordo di Franco sta cambiando nel tempo, nei giorni, è mutevole, come mutevole era lui, mutevolissimo, era un soggetto che vedeva nella mutevolezza la sua ragione di ricerca e di vita dal punto di vista della sperimentazione. Il mio ricordo di Franco adesso perde piano piano i tratti del dolore e diventa un ricordo leggerissimo, perché Franco non solo è nel posto in cui da tempo desiderava andare, perdendo il peso della materia, la gravità della sostanza corruttibile, ma Franco era già qui, tra noi, una persona dotata veramente di leggerezza, era il fanciullo divino, mitologico, capace di giocare inventando, muovendo fantasia. Quando raccontava barzellette era irresistibile, mi piace ricordarlo così, alto, magro, questo naso affilato come una spada a tagliare lo spazio e nello stesso tempo un sorriso bambino, insieme furbo e malinconico, che non si può dimenticare. Con tutto che fora si muore in amore, scianizza d'amore.
Una sera eravamo a cena con Franco, Morgan, insomma eravamo un po' di amici. Siccome c'era un caldo terribile, era d'estate, mi tolgo la giacca, mi tiro su le maniche della camicia. Franco lo vedevo che sghignazzava con Morgan. A un certo punto si gira verso di me e mi fa: ma fai il panettiere? Allora io sbianco e ci resto malissimo, così comincio a tirarmi giù le maniche e rimettermi la giacca, e poi lui si avvicina, mi fa una carezza, mi dice: ma stavo scherzando, scemo. Tanti saluti. Quando non coincide più l'immagine che hai di te con quello che veramente sei, e incominci a detestare i tuoi atteggiamenti incoerenti, condizionati. Sono entrato in contatto con Battiato perché ho iniziato ad aprire i concerti Battiato accompagnando Fabio Cinti al pianoforte, e all'epoca stavo lavorando al mio primo disco che è stato prodotto da Fabio Cinti. Proprio parlando lì con Battiato è venuto lui l'idea del titolo del disco. Ho iniziato a dire: lo potete chiamare Assediati dall'esercito russo perché mi chiamo Alessandro Russo, e Cinti dalle mura perché si chiama Fabio Cinti, guardavamo il cielo. L'Icona, io sono di nuovo ospite in questo meraviglioso posto e ne sono molto felice per presentare il terzo libro di una mia trilogia su Franco Battiato. Si chiama Segnali di vita ed è tutto dedicato alla voce del padrone. Per me è stato il disco che mi ha fatto conoscere Battiato, è il mio disco preferito. Nel libro poi chi avrà voglia potrà leggere come l'ho scoperto. Vi limito a segnalarvi il fatto che c'entra una cassettina che io con grande fatica riuscii a procurarmi, anche perché costava molto. Riuscii a trovare un nastro pirata, a tutti i costi dovevo conoscere la voce del padrone. La voce del padrone mi ha cambiato la vita, Franco Battiato mi ha cambiato la vita, credo anche a molti di voi, quindi siamo qui per celebrarlo e buona celebrazione a tutti. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Un saluto a tutti gli amici di Montalbano e l'Icona per la manifestazione tra 100 miliardi di stelle, e un abbraccio forte al mio amico Guido Guerrera. Impenetrable gloom of light intense, impervious, inaccessible, immense. Battiato è contenuto tutto dentro questo album, disco quantistico, che ho scritto dopo aver assistito a una conferenza sulla spiritualità e sulla fisica quantistica organizzata da Battiato. Mi ricordo di aver capito veramente poco, ma c'erano dei temi sconvolgenti, la possibilità di videoregistrare i propri sogni o della scoperta imminente di una sorta di internet della mente. Rimasi talmente sconvolto che decisi di iniziare a leggere dei libri, ma continuai a capirci ben poco, quindi passai alle canzoni. Ho iniziato a scrivere queste canzoni che compongono disco quantistico. La prima si intitola Come in un disco di Franco Battiato. Precipitavo in uno strano stato, come in un disco di Franco Battiato. Il vuoto, tiepido aprile, io chi sono? Niente, è come sembra. Buonasera Montalbano e l'Icona, sono felicissima di fare questo contributo video, lo dedico sia a Franco, che spero ci guardi in questo momento dappertutto, spero che lui sia dappertutto, e lo dedico a tutte le persone presenti. Franco era, come gli altri spero siano sempre, come mi immagino i miei amici preferiti, gli amici quelli con cui non ti separi più una volta che li trovi. Franco era un buono, chiamava le persone. Franco era un esploratore dell'animo umano, perché sapeva che poteva trovare delle risposte e amava la vita. E mi piaceva tutto della mia vita mortale. Noi non siamo mai morti e non siamo mai nati. We never died, we were never born.
Franco mi piace parlare al presente. Franco è un poliedro dalle 1001 sfaccettatura. Prendiamo la sfaccettatura della sua generosità incondizionata, di cui sono stato a più riprese beneficiario e di cui gli sarò proprio sempre infinitamente grato. La prima espressione della sua generosità è stata circa 20 anni fa, questo allorché facemmo la nostra conoscenza in occasione di una mostra che organizzai a Rimini. Conclusa la mostra, il giorno seguente lo accompagnavo in automobile all'aeroporto di Forlì, dove poi avrebbe preso l'aereo per fare ritorno a casa. E lungo il tragitto parlammo di tante cose, tra cui gli studi di Chevalier de Lubitsch e in particolare del Tempio dell'Uomo e delle sue ricerche nel Tempio di Luxor, che indaga il pensiero dell'antico Egitto e dei metodi di calcolo matematico e delle loro declinazioni nelle applicazioni della scienza sacra del numero, per esempio in architettura, nelle arti figurative e in altre espressioni delle attività umane. Si trattava di 2 volumi in cofanetto che pesano come un cristiano e il cui costo era superiore alle capacità delle mie spalle. Giunti all'aeroporto, dissi a Franco che ero felice di averlo conosciuto personalmente, lo ringraziai per la sua presenza alla mostra, per le nostre conversazioni, gli regalai un mio libro che avevo da poco scritto e gli comunicai che avrei cancellato il suo numero dal mio cellulare per non cedere alla tentazione di disturbarlo in futuro. E Franco rimase un po' perplesso e rispose: ma che dici Gianluca? Il canale è aperto. Ecco, morale della favola, dopo 8 giorni mi vidi recapitare da mittente anonimo i 2 volumi del Tempio dell'Uomo e poi a distanza di pochi mesi ricevetti il suo album 10 stratagemmi col sottotitolo Attraversare il mare per ingannare il cielo, che è il primo dei 36 stratagemmi che era il libro che gli donai alla sua partenza. Ecco, questo fu il suggello della nostra novella Amicizia, che conservo nel cuore, nel presente e che condivido con tutti voi. In silenzio soffro i danni del tempo, le aquile non volano a stormi, vivo il rimpianto della via smarrita, nell'incerto cammino del ritorno. Accolgo con piacere l'invito e mi unisco a tutti gli artisti e il pubblico di Montalbano e Licona per ricordare e omaggiare un grande artista che è Franco Battiato. Un giorno uscivamo dallo studio Radius, dove magari Franco lo vedevi immerso a sviluppare nuove canzoni, a registrare, e io lo vedevo ormai preso anche dal successo, eppure appena usciti lui si ferma e c'era questo glicine in fiore e per qualche, non dico minuti, però per un po' di tempo lui rimane a sentire questo profumo e mi lascia pensare che appunto non ha mai perso il gusto della vita e questa storia dei profumi lui l'ha sempre ricordata come una delle cose belle. Geniale, gentile, genuino. Sono 3 aggettivi che secondo la mia esperienza descrivono molto bene Franco Battiato. Lui aveva capito il significato dell'esistenza, mica poco. Vivere in armonia con la natura e con il mondo significa appunto ascoltare il vento, sentire il profumo dei fiori, partendo dalle cose semplici, che giustamente Franco considerava straordinarie. Sta proprio lì la verità. Dolcezza e sensibilità sono 2 qualità altissime e Franco lo sapeva molto bene. I gesti quotidiani, quelli semplici, quelli eseguiti tutti i giorni, quelli che facevano parte del suo rituale dell'anima, erano importanti. Ma la cosa che mi ha colpito più di tutte è scoprire che tutto ciò che avevo letto di bello e di positivo sul suo conto, parafrasando anche i testi delle sue canzoni, non erano solo parole, era tutto vero. Franco era così, era vero, e sono grata di averlo conosciuto. Ciao Franco, ovunque tu sia. Ricorda che stai in piedi su un pianeta che si muove e gira a 900 miglia all'ora, che orbita, si dice, a circa 19 miglia al secondo intorno al Sole. Battiato è stato un
personaggio molto importante nella mia vita, lo ricordo ogni giorno. Franco era molto preciso, tanto nel fare musica e nello scrivere i suoi testi, quanto nel dover elaborare, per esempio, articoli insieme a me e a maggior ragione i libri. Un giorno mi telefonò e mi disse: guarda, un libro lascia una scia, una memoria molto lunga nel tempo, non è un qualunque articolo di giornale, bisogna fare molta attenzione. Adesso ne usciranno altri 2, il primo è Franco Battiato, niente come sembra l'analisi dei simboli, e il secondo è fine anno, l'uomo dell'isola dei giardini. Leggo dentro i tuoi occhi da quante volte vivi, dal taglio della bocca, se sei disposto all'odio, all'indulgenza. Conosciuto l'uomo Franco Battiato nel 1996, mentre stavo scrivendo il mio primo libro, Biotipologia, all'interno del quale avevo dedicato un paragrafo alla fisionomica, così pensai di chiedere a questo grande artista che aveva realizzato l'album Fisionomica una postfazione. Lui fu molto gentile, la scrisse, mi volle conoscere e da allora iniziò un'amicizia, presentò dei miei libri, dipinse un bellissimo ritratto di James Hillman che andò poi a costituire la copertina di un libro curato da me e da Riccardo Mondo intitolato Caro Hillman. Contraddistinse questo nostro rapporto una grande capacità di attenzione. Siamo qui a ricordarlo con un pizzico di nostalgia, ma molto affetto e moltissima gratitudine. Grazie Franco. Passano gli anni, i treni topi per le fogne, i pezzi in radio, le illusioni, le cicogne, passa la gioventù. L'incontro con Franco per me era stata una bella sorpresa. Fin da subito si è dimostrato una persona umile, alla mano, che ci faceva sentire a nostro agio, e questo mi aveva veramente colpito, considerando di chi si trattava. Ci ha raccontato tanti belli aneddoti, soprattutto dell'inizio della sua carriera, quando ancora suonava per platee vuote, sperimentando quei sintetizzatori. Per nostra fortuna la sua arte ha trovato la giusta strada e ci ha regalato tutto quello che ora conosciamo. Era il 1994 ed era stato Manlio Sgalambro a presentarci. Era appena uscito L'ombrello, la macchina da cucire, che io ritengo sia il capolavoro assoluto del loro sodalizio. Da lì nacque una collaborazione a distanza. Mi capitò di intervistarlo più volte da giornalista, ma non mi sarei mai aspettato che nel 1995 mi avrebbe chiamato per affiancarlo come aiuto regista in uno spettacolo che lo curava, Socrate impazzito di Manlio Sgalambro. E fu un'esperienza esaltante quella di lavorare al suo fianco. Mi capitò a casa sua di fargli ascoltare un brano di Gavin Bryars che mi aveva folgorato, una sua incisione che era il lamento di un barbone londinese che lui aveva registrato durante la notte nei sobborghi. Quel canto venne poi inciso da Bryars con la voce di Tom Waits. Franco rimase molto colpito e dopo qualche anno invitò Gavin Bryars, che lui non conosceva, a tenere un concerto al Festival Il Violino alla Selce di Fano. Va bene, hai ragione, se ti vuoi ammazzare, vivere è un'offesa che desta indignazione, ma per ora rimanda, è solo un breve invito, rinvialo. Ho conosciuto Franco Battiato a Cosenza nel 1994. Ero andato a vedere l'opera lirica Il Cavaliere dell'Intelletto. È stato un incontro che mi ha cambiato la vita, ma credo che soprattutto l'incontro tra loro abbia cambiato la vita di entrambi. Battiato, che era il più grande musicista italiano, in seguito all'inizio della collaborazione con Sgalambro diventa un artista universale. Dimostrazione di questo sono canzoni immortali come La cura, ma soprattutto l'opera Il Cavaliere dell'Intelletto, dedicata a Federico II di Svevia. Quest'opera purtroppo non è disponibile né su CD né in video. Sarebbe un'operazione culturale importantissima per il paese recuperare questa registrazione e metterla a disposizione degli studenti, dei giovani italiani. La Sicilia esiste solo come fenomeno estetico. Solo nel momento felice dell'arte quest'isola è vera. Franco Battiato
il più straordinario, prolifico dei musicisti ed artisti italiani della stagione dei cantautori. Mi piace ricordarlo nel suo rovescio, attraverso colui che nella seconda stagione creativa del cantante, più che il suo doppio, è stato la figura legata a Franco d'amicizia stellare, per dirla con Nietzsche, scandendo insieme gli anni vissuti, belli, carichi di ironia, giocosità, creatività nei testi e nelle musiche, oltre ogni schema. Manlio Sgalambro. E faccio riferimento a quei guizzi colti e divertiti, di vera ironia, di umorismo ineguagliabile, cifra di una sicilitudine del disincanto. Grazie Franco e grazie Manlio. Un minuto di tempo per ricordare Franco Battiato, troppo poco. Un mondo da conoscere, da scoprire che mai finirà, perché dietro ai suoi messaggi ci sono un sacco di sfumature, di cose da approfondire ulteriormente, che lui che li ha scritti sapeva interpretare in modo corretto. Poi sta a ognuno di noi capire il percorso da compiere. Ricorderò per sempre i suoi abbracci quando ci incontravamo ai concerti, i suoi importantissimi consigli per migliorare la qualità della mia esposizione vocale. Mi porto nel cuore questa esperienza come la più importante della mia vita e la sua persona, fondamentale per me. Necessito di tempo per capire come combattere. Svegliami domani ed io sarò con te. Insomma, eravamo nell'estate del 2012 a Monza, presso lo stadio Brianteo. Quella sera Franco lì avrebbe tenuto un concerto. Eravamo io, Mario Tani e il resto della troupe per fare delle riprese del film documentario Temporary Road. Poco fuori dallo stadio, una sorta di stradone sterrato, passa una grande macchina con i vetri oscurati e a un certo punto si abbassa il finestrino posteriore ed era Franco che, avendoci visto, mi fa: ma che cosa state facendo voi? Dove ve ne state andando? E allora io gli ho risposto: ma guarda, non lo so, pare che ci sia un concerto qui stasera, stiamo andando a dare un'occhiata. E lui, molto divertito da questa cosa, forse poi mi disse qualcos'altro di rimando, ma io poi aggiunsi: sai, però pare che il cantante sia scarso. E lì, bella questa! Giù risate, veramente Franco divertitissimo da questa mia uscita estemporanea. Volevamo fare la primissima intervista a Franco, eravamo tutti molto tesi, giravamo in un albergo a Milano e non arrivavano delle ottiche, avevamo un tempo molto limitato per cui io ero in ansia evidente, tant'è che Franco si avvicinò e mi chiese se ci fosse qualche problema. Lì per lì mi ricordo che sminuì un attimo la cosa dicendo tutto a posto, stiamo risolvendo. Evidentemente lui capì che non era questa la situazione, tant'è che io poi gli dissi: sai, io sono molto ansioso, finché le cose non si sistemano sto sempre un po' sul chi va là. E lui mi disse: guarda, non devi essere ansioso, se tu pensi di andare a Central Park e ti accoltelleranno, vivrai con questa paura ed è la volta che se ci vai ti accoltellano veramente. A me rimase molto impresso questa cosa, purtroppo non mi sono liberato dell'ansia, ma ogni volta che sono in una situazione di questo tipo tendo a ricordarmi del suo consiglio. Per usare le stesse parole di Battiato, grazie a Franco sono sicuramente molto meglio di come ero prima, ecco. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Nel 2019 ho avuto il grande onore di dirigere il video dell'ultima canzone del maestro, Torneremo ancora. Per me non è stato un lavoro come tutti gli altri, è stato un regalo, un dono. Ho avuto la possibilità di interiorizzare quel testo, poterlo tradurre visivamente. Ho avuto la possibilità di stare nella mia Sicilia, di cercare i posti più opportuni per riuscire a trasferire delle sensazioni che il testo della canzone e la musica davano a me. Per cui ringrazio l'universo, ringrazio il maestro Franco Battiato, perché nel mio percorso di vita è stata una delle figure più importanti. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora. Stanca, cavalli maleali.
stanca. All'inizio degli anni 70 a Milano faceva il disc jockey in una discoteca che era stata disegnata dal pubblicitario di Battiato, Gianni Sassi, per cui capitava spesso che venisse con Franco e con altri amici. Una sera dopo la discoteca alle 2-3 di notte Sassi ci invita a casa sua. Tutti pensavamo ad una spaghettata notturna. Siamo arrivati in questa casa cupa con qualche candela accesa e all'ingresso c'era questa console e su questa console una boccia di vetro con dentro un feto vero, e quella è stata la copertina di Fetus. C'era la moglie di Sassi che ci invita ad andare in una stanza, c'è un tavolo rotondo, accomodatevi, siamo seduti, insomma alla fine era una seduta spiritica. Meccanici i miei occhi, di plastica il mio cuore, meccanico il cervello, sintetico il sapore. A Franco piaceva scherzare, raccontare le barzellette e fare gli scherzi. Era il 76, credo. È venuto in Sicilia ad aprire lo spettacolo, c'era Eugenio Finardi che ancora non era conosciuto e Franco mi dice: senti, questo è un cantautore nuovo, facciamogli uno scherzo, digli qualcosa che lo può urtare. Allora io mi sono avvicinato e ho detto: queste tue canzoni dove vorresti andare? Fanno schifo. Lui si arrabbiò, me ne disse di tutti i colori. Franco poi lo chiamò in disparte e gli disse: senti, ma se tu fai in questa maniera, quello è un giornalista, questo ti rovina la carriera, non puoi comportarti così perché ti fa una critica. Chi l'ha avuto modo di starci assieme anche lì a Montalbano, anzi devo ringraziare il mio amico Enzo Ruggeri che è lì con voi. Franco emanava una serenità incredibile e naturalmente e resterà sempre nel mio cuore Battiato forever. Ciao a tutti. Io voglio parlare degli anni che vanno dal 1970 al 1978. In quegli anni lì io, Franco Battiato, Claudio Rocchi e molti altri frequentavamo Brera, un quartiere di Milano, al cui centro c'era un bar, Giamaica. Lui lì che cosa faceva? Dava e riceveva. Ad esempio l'onore di Krishna, io gli chiesi di mettere il mantra Hare Krishna in una canzone, ascoltate Gente in Progresso. Coatti nella convivenza affrontiamo il progresso coi nostri problemi di sesso. Hare 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 Krishna, Hare 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 Krishna. Lui sapeva che prima o poi avrebbe lasciato questa dimensione, quindi sicuramente lui in un'altra dimensione è consapevole, e gli auguriamo buon viaggio e a voi buon ascolto delle canzoni di Franco. Quando stai mangiando una mela, tu e la mela siete parti di Dio. Quando pensi a Dio sei una parte di ogni parte, niente fuori da tutto. Ho avuto la fortuna di incontrare Franco Battiato durante il mio primo mandato elettorale. Questo incontro è stato per me fantastico, ha cambiato veramente la mia vita, il mio stato d'animo rispetto a prima ha cambiato totalmente. Abito in una casa di collina e userò la macchina 3 volte al mese. Con 2000 lire di benzina scendo giù in paese. Quante lucertole attraversano la strada. Un saluto a tutti coloro che hanno partecipato a questi 2 giorni dedicati a Franco Battiato. Volevo ringraziare uno per uno coloro che hanno dato vita a questo evento in cui è stato messo ancora più in risalto la personalità del nostro grande maestro. Un giorno in cielo fuochi di Bengala, la pace ritornò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore.
Grazie Franco Battiato per ciò che ci hai donato e per averci dato l'occasione di ritrovarci qui in questi 2 giorni a Montalbano Licona ad omaggiare la tua persona, la tua arte e la tua vita. تشکر میکنیم از فرانکو باتیاتو برای چیزی که از خودش برای ما به جا گذاشت و این امکان رو فراهم کرد که چند روزی اینجا در مونتلبانو لیکونا پر از موسیقی، هنر و واقعا ادبیات با هم دیگه سر ببریم. با تشکر از فرانکو. Grazie Franco. برای هر کجا و اندر خاموشی جزیره بقا خواهد درخشید. Ho avuto la fortuna di collaborare nell'aspetto pittorico con Franco Battiato. Abbiamo sviluppato questo progetto Quisque Faber Fortuna Sue, ognuno è artefice del proprio destino, titolo bizzarro per celebrare il suo aspetto pittorico. Con la pittura celebra la sua corrispondenza più intima con tutto quello che è stato il suo mondo, dai maestri sufi alle esistenze ultraterrene. Ha lasciato questa sublime testimonianza di una pittura che nasce dal profondo, dal suo essere sacerdote e pontefice tra scienza, cultura, arte e spiritualità. L'aspetto pittorico di Franco Battiato appartiene prevalentemente al silenzio, cattura spazi senza tempo. Ogni colore appartiene in modo frequenziale ad un suono. Vieni a prendere un tè al caffè della Pe. Su vieni con me. E sono stato per Franco Battiato il suo gallerista nell'ambito del suo lavoro di pittore, ma anche l'editore di diverse pubblicazioni d'arte moderna e contemporanea dedicati a questo grande maestro della pittura italiana. Battiato ha pubblicato insieme alle mie edizioni questo bellissimo libro Gilgamesh, di cui sono stato autore della copertina del disco. Insieme a me è stata la curatrice Elisa Gradi a scrivere i testi per molte delle sue edizioni. Tanti auguri per questa splendida manifestazione che state organizzando. Il piacere di incontrare Franco nell'agosto del 2015 nella sua residenza estiva di Donna Lucana. È stato un pomeriggio memorabile, raccontò tantissimi aneddoti della sua vita. Dei libri lo aveva colpito molto, soprattutto Vino e gente dell'Etna, che è un libro che ho realizzato sul rinascimento enoico dell'Etna. Mi disse che le mie foto dei contadini facevano trasparire tutta la fatica, l'abnegazione di cui erano capaci. Sempre grazie per la musica meravigliosa che ci ha regalato e Francuccio, ovunque tu sia. Era il Ferragosto del 1986 e Franco Battiato si sarebbe esibito a Biancavilla in un concerto in cui avrebbe eseguito le musiche della Genesi. Ma quello che poteva essere né più che meno che un concerto di un artista affermato si trasformò anche in un fenomeno di costume e di scardinamento di secolari convenzioni sociali. I palchi venivano sempre montati da ovest verso est rispetto all'Etna. Battiato invece escogitò una soluzione nuova, giustificandolo con quella che era un'uscita migliore della via del suono. Ho un ricordo preciso legato al primo incontro che ho avuto con Franco in occasione della mia intervista sul suo cinema. Eravamo in una roulotte. Prendiamo posto, la porta aperta, davanti alla porta Maurizio della Vigilanza. Prima domanda, seconda domanda. Dopo 2 minuti scarsi
terminarsi, Franco mi interrompe, si rivolge a Maurizio della Vigilanza e gli dice: Maurizio, è tutto a posto. In quel momento realizzo che Franco mi stava studiando. Notai una estrema attenzione e un estremo rigore. Questa è una delle caratteristiche sue. Io parlo al presente perché per me è qui. L'estremo rispetto verso l'essere umano, la voglia di confrontarsi e di crescere attraverso l'ascolto e l'attenzione. Perduto amor, so che mai più ti rivedrò. Il film In Perduto Amor parla dell'arte dell'attenzione. Ecco, lui l'ha sempre praticata, ha sempre cercato il meglio dagli altri e dato il meglio di sé in ogni occasione. Grazie Franco di tutto. Mi piacciono le scelte radicali, la morte consapevole che si autoimpose Socrate e la scomparsa misteriosa e unica di Majorana. La morte consapevole che si autoimpose Socrate, la scomparsa misteriosa e unica di Majorana, la vita cinica ed interessante di Landolfi, o la misantropia celeste in Benedetti Michelangeli. Poche righe Battiato ci apriva nuove finestre sul mondo. Bastava un nome, un luogo, così nella mente di un giovane liceale capitava di approdare alla casa editrice dell'amico Roberto Calasso ad Elfi. Per me questo è stato Franco Battiato. Grazie maestro. L'universo obbedisce all'amore, come puoi tenere nascosto un amore. Ciao Franco, come sai dicevo di conoscerti ancora prima di conoscerti. Il primo giorno che mi hai accolto tra le mura di casa tenevi in mano dei stelli di carta d'Eritrea. E quando ti dissi quanto mi estasiasse quel profumo, tu me ne regalassi 2 e li portai a casa. Da quel giorno io quotidianamente ne accendo uno. Ciao Franco. Quando ero giovane andavo a letto tardi, sempre vedevo l'alba, dormivo di giorno e mi svegliavo nel pomeriggio. Una cena casuale con il trio Battiato, Destrieri, Pio a Castelfranco, ci stavamo dirigendo verso il teatro per una serata in onore di Giusto Pio. Ad un certo punto Franco si ferma, si dirige verso di me e molto gentilmente mi chiede se avevo il pass per entrare. Io sorrido, ho detto no, non ho il pass, ma in qualche modo entrerò. Il Battiato scoppia dal ridere e ha detto beh, effettivamente nella vita è molto importante entrare in qualche modo, quindi direi ottima scelta quella tua. Strani giorni, viviamo strani giorni. I've fallen into reverie, I dreamed a vague outline, the whiskey flowed, sending me to the... Io e il mio ex marito seguivamo Franco e i suoi concerti per tutta l'Italia. Un giorno eravamo ad Otranto, la sera ci sarebbe stato il concerto e nel pomeriggio facciamo una passeggiata. Ci sentiamo chiamare dall'altro lato del marciapiede, era lui. Ma voi pure qui siete venuti? E noi, ma Franco, tu sei la nostra guida. E lui, turistica. Tra i sussurri, l'indolente brezza di ascendere e cadere qui, tra la vita e il sonno, la luce e il buio, dove forze oscure da sempre si scatenano. Ciao Giuseppe, perché non raccontiamo di quella volta che siamo stati a trovare Franco Battiato nella sua casa a Catania? Ti ricordi che anno era? No Vincenzo, era un anno lontano e da lontano non ci vedo più tanto bene, lo sai, ma il giorno e il mese non posso sbagliarli. Era il 23 marzo, il giorno del suo compleanno. Il ricordo più forte fra i 1000 che ci ha lasciato Franco Battiato. Arrivavamo a Catania all'indirizzo che ci era stato indicato. Sul citofono c'era scritto l'8ª. La persona che ci fece accomodare assicurò che Franco sarebbe arrivato subito. E quindi avevamo il tempo di guardare
guardarci un po' intorno, c'era il quadro che era finito in copertina di Gilgamesh, e tutta la filmografia di Kubrick, tutta una serie di libri Adelphi, e poi il quadro della donna col fiore. E poi, signore e signori, arrivò salutandoci con un ciao, e a noi sembrò strano l'assenza dei fari, degli applausi, dei fumi, dei raggi laser. Si sedette così leggero, con uno show di destrezza, prese primo dei quotidiani che c'erano su questo tavolino, andò a guardare la data e disse: quanto ne abbiamo oggi? Cioè a dire, grazie per essere venuti, ma non starete a perdervi dietro queste fesserie dei compleanni. Proprio un extraterrestre, veniva da mondi lontanissimi, per cui non importano le cose che invece appassionano e governano gli altri esseri umani. Finimmo anche noi così per dimenticare che era il giorno del suo compleanno. In quei 60 minuti chiese di noi più cose di quante noi ne chiedemmo a lui. Non so come altro dirlo, ma ebbe cura di noi. Prima dei saluti ci obbligò a riscattare la fotoricordo che avevamo fatto, ed erano ancora i tempi delle macchine con rullino, perché lui sosteneva che la prima era venuta male. Non era solo un grande artista. In quel giorno ci accorgemmo che era anche una cosa più rara e preziosa. Franco Battiato era un uomo gentile. E adesso la mia vita fugge in diagonale, ritorna prepotentemente un desiderio morale, la mia vita cerca. Con Filippo De Seri, ormai 16 anni fa, ebbi modo di coronare un sogno, portare in giro la musica di Battiato col progetto dell'equipaggio sperimentale. Una volta ebbi modo di passare un'ora con Battiato sedendogli accanto durante una cena, durante la quale lui decise che tutti dovevamo mangiare gli spaghetti al pomodoro e fu lui a mettermi il parmigiano sulla pasta. In quell'occasione ne approfittai per chiedergli una cosa che da anni avrei voluto sapere, e cioè perché nei suoi concerti c'era tutta una serie di canzoni bellissime che però lui non eseguiva mai, e la sua risposta non poteva che essere nel suo stile. Mi rispose: perché so che tutte queste canzoni le fate tu e Filippo nei concerti del vostro equipaggio sperimentale. E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare. Spesso Franco inventava di sana pianta delle storielle o degli aneddoti per soddisfare la curiosità di alcuni giornalisti, e si divertiva molto nel farlo, e si vedeva. Che il più bel ricordo che ho di Franco è strettamente legato alle connessioni e alle amicizie che sono nate grazie alla sua musica, alla sua persona e anche ai suoi stessi interessi, molti dei quali poi sono diventati anche i nostri, e quindi lo considero un dono. E tutte queste amicizie e connessioni dureranno ancora tanti anni. Per il resto, le emozioni, quello che ho provato, quello che ho sperimentato, anche certi cambiamenti che sono avvenuti in me, li serbo in me stesso. Sentivo parlare piano per non disturbare, ed era come un mal d'Africa. Allora, con questo do un omaggio a Franco Battiato e lo ringrazio per farmi vivere questa sensazione insieme a tutti i suoi collaboratori e le persone che l'hanno conosciuto. Con la sua musica io ho fatto questo quadro che si chiama La donna con la rosa, omaggio a Franco Battiato. Dopo tutti questi contributi spero che vi siate fatti un'idea di chi fosse Franco Battiato. Io ovviamente mi sono fatto la mia, ma non voglio annoiarvi raccontandomela. Comunque, una granita di mandorle. Come away, death, and in sad cypress, let me be late. Fly away, breath. I'm slain by a fair, cruel mate. My shroud of white, stuck all with you. Oh, prepare it, my part of death, no one
so true did share it. Not a flower sweet on my black coffin, let there be strewn. Not a friend, greet my poor corpse where my bones shall be thrown. 1,000 sighs to save, lay me away, said the true lover, never find my grave to weep there, to weep.